Gli ultimi giorni per la Stardom sono stati alquanto tumultuosi dopo che le strade di Bushido e di Rossy Ogawa si sono separate, ma oggi non siamo qua per parlare di questa faccenda, no, lasciamoci per un momento tutto questo alle spalle, chiudiamolo in un cassetto e lasciamolo lì da parte, perché sicuramente ci sarà modo di riparlarne in futuro. Quest'oggi ci concentriamo esclusivamente sul wrestling lottato, sì perché le atlete della Stardom hanno messo in piedi uno show straordinario. Di cosa sto parlando? Ma naturalmente di Supreme Fight 2024, ultimo eccellente pay-per-view che è andato in onda domenica 4 febbraio. Per chi ancora non avesse visto lo show, vi ricordo che potete tranquillamente recuperarlo su Stardom World, quindi mettete in pausa il video e correte a guardarvi l'evento, mentre per chi come me ha già avuto il piacere di procedere con la visione dello show, benvenuti sul mio canale. Ma bando alle ciance, passiamo subito al primo match, un Fatal 4-Way match tra Rana Yagami, Hanako, Ruaka e Mai Sakurai. Incontro che è andato in onda nel kick-off dell'evento e che quindi è visibile gratuitamente per tutti voi sul canale YouTube della Stardom. Una battaglia divertente che mette in mostra gli ottimi progressi fatti sia da Hanako sia da Rana Yagami negli ultimi mesi, ma non solo. Sì, perché questo match permette anche a Mai Sakurai di mostrarci quanto di buono imparato nelle ultime settimane, andando a vincere il match grazie alla sua nuova finisher Escargot, una manovra di sottomissione che non lascia scampo a Rana Yagami, consegnando la vittoria alla Lady della Stardom. Nel secondo match, anch'esso disponibile nel kick-off, troviamo Anane e Sayaida battagliare contro Ami Sourei e Saki Kashima. Anche questo incontro mi sento comunque di promuoverlo con una Saki Kashima alquanto allo sbaraglio, che da quando ha perso il suo High Speed Title non sembra voler ritrovare la condizione fisica e mentale per portarsi a casa le vittorie. È un momento alquanto nero per lei, sì perché l'ex membro di Oedo Tai sembra essere caduta in un limbo di cui non riesce più a uscire. Le vittorie iniziano a scarseggiare, gli errori, i fraintendimenti, la poca alchimia con le compagne di squadra non fanno che alimentare quello che disse Konami qualche mese fa. Le Gozai sono davvero la stable giusta per Saki Kashima? Bella vittoria comunque da parte di Wingori che si riconfermano un buonissimo tag team. Passiamo alla card vera e propria di Supreme Fight con un match stellare tra Rina e Yuzuki. La battaglia valevole per il Future of Stardom Championship è stata pressoché perfetta. È stata combattuta benissimo da entrambe le atlete, guadagnandosi l'appellativo di uno dei migliori match della kermesse. La vittoria va a Rina che dunque si riconferma campionessa, ma Yuzuki ha dimostrato ancora una volta di essere un talento cristallino e sono sicuro che presto o tardi riuscirà a mettere la sua firma su un titolo targato Stardom. Non posso che fare i miei complimenti ad entrambe le lottatrici per averci regalato uno spettacolo unico, un match che a mio avviso già da ora si candida ad essere inserito nella lista dei migliori match del 2024. Il match è stato veloce, con tanti near falls e con la sensazione che sia Rina che Yuzuki potevano prendersi il pin vincente. È stato un match sorprendente dove il membro di Stars ci ha mostrato anche nuove mosse, data vicinissima alla vittoria in tante occasioni, così come Rina che ha chiuso definitivamente il match con la sua Pink Devil. Una battaglia ad alto tasso adrenalinico. Complimenti davvero, 10 lode ad entrambe le atlete. Passiamo al prossimo match dove troviamo una battaglia direi più leggera, più spensierata, sì perché troviamo un tag team match tra Lady C e Miyu Hamasaki contro Natsuko Tora e Momo Watanabe. Una battaglia direi alquanto impari perché era chiaro già dall'inizio a chi potesse andare la vittoria. Le possibilità di conquistare il match per i membri di Queen's Quest erano davvero effimere, direi nulle, e così è stato.
Vittoria Duque che va per forza di cose a Oedo Tai, che grazie ad essa si riportano in zona Goddess of Stardom Championship, e sia mai che prima o poi Extra Large possa sfidare di nuovo Afrodite nella speranza di conquistare i tanto agognati titoli. Mi sento comunque di dare una sufficienza a tutte e quattro le atlete, perché se è pur vero che il match è stato inferiore al precedente, è stata comunque una sfida interessante da vedere sicuramente. Tempo ora di uno dei momenti più attesi dell'intera kermesse, il ritorno di Tam Nakano, che torna appunto dal suo infortunio al ginocchio, infortunio che mesi or sono le costarono la Red Belt e che dovette appunto rendere vacante. Per questa occasione la leader di Cosmic Angel si fa accompagnare da Yuna Mitsumori per battagliare contro due ex amiche, due ex componenti di Cosmic Angels. Stiamo parlando di Mina Shirakawa e di Waka Tsukiyama. Match che ha coinvolto per lo più Mina Shirakawa e la rientrante Tam Nakano, che durante l'incontro sono state coinvolte spesso e che hanno tenuto il ring per diversi minuti, lasciando solo le briciole alle loro compagne. La battaglia si è giocata molto sul ginocchio malandato di Tam Nakano, che è stata ripetutamente colpita in quel punto da Mina Shirakawa, intenzionata a portarsi a casa la vittoria grazie alla sua Figure 4 leg lock. I piani però per la co-leader di EXV non sono andati come sperati, perché sul finire del match l'aiuto di Yuna Mitsumori ha impedito a Mina Shirakawa di finire il match, dovendo lasciare il tutto nelle mani di Waka Tsukiyama, che una volta arrestata sola sul ring con Tam Nakano non ha potuto far altro che soccombere alla leader di Cosmic Angels. Un match anche questo parecchio interessante, che lascia ancora una volta Mina Shirakawa e Waka Tsukiyama a bocca asciutta, sì, perché i risultati parlano chiaro. Da quando Mina e Waka si sono separate da Cosmic Angels, contro le ex compagne di stable lo score di vittorie è abbastanza negativo, favorendo appunto le sconfitte piuttosto che le vittorie. Riuscirà dunque Mina Shirakawa nell'immediato futuro a prendersi quella vendetta ormai cercata da tempo contro Tam Nakano? Chissà. Credo che solo il tempo ce lo potrà dire. Intanto mi sento di promuovere a pieni voti questo match, di dare il bentornato con tutto il cuore a Tam Nakano. È un piacere poterla rivedere nel ring. Spazio ora all'Ice Speed Title in una battaglia al caldo Parma tra Mei Seira e Hazuki. Le due atlete ci hanno regalato uno splendido match, uno dei migliori dell'intero evento. Si gioca a questo primato, a mio avviso, con il match tra Yuzuki e Rina, di cui abbiamo parlato poc'anzi. Sì, perché è stato un match bello, ben combattuto da entrambe le atlete, con tanti near falls e con la possibilità che la vittoria potesse arrivare per entrambe le lottatrici da un momento all'altro. Hazuki si è avvicinata alla conquista del titolo in svariate occasioni, in particolar modo grazie alla sua magistrale Hazuki Stral, che le ha quasi consegnato il conteggio di 3, un conteggio che però si è fermato al 2, impedendole appunto di coronare il sogno di ritornare campionessa. Anche Mei Seira però ha giocato bene le sue carte, portando Hazuki vicinissima alla sconfitta diverse volte, non riuscendoci mai però fino in fondo, perché la determinazione del membro di Stars ha fatto sì che il match finisse con un pareggio per time limit, lasciando però aperta la porta per un futuro rematch. La Speed Championship dunque resta ben saldo nelle mani di Mei Seira, ma sono convinto che la questione tra le due atlete sia tutt'altro che chiusa. Match davvero bello comunque, e complimenti ad entrambe le lottatrici per lo spettacolo che ci hanno regalato. Un bel 10 lode ad entrambe. Lasciamoci alle spalle Hazuki e Mei Seira per concentrarci su un match alquanto particolare, ma allo stesso tempo importante per la storia passata e presente della Stardom. Sì, perché, come ormai tutti avrete capito, la compagnia quest'anno ha festeggiato il 13° anno di vita, e a tal proposito la federazione ci ha proposto un Hate Women's Tag Team Match tra 8 delle atlete di maggior successo della compagnia. Quindi troviamo il team composto da Mayu Watani Azumi, Utami Yashishita e Nanai Takahashi contro Giulia, Shuri, Mirai e Suzu Suzuki. Battaglia che ha tenuto un buon ritmo sin dallo scoccare del gong e che ha visto tutte le lottatrici coinvolte fare la loro parte in maniera più che eccellente.
Alla fine tocca a Mai Iwatani e Suzuki chiudere il match, battaglia che viene vinta direi giustamente da Mai Iwatani, che può così festeggiare il 13° anniversario della Stardom e della sua carriera nel wrestling, avendo lei stessa debuttato nel pro wrestling in concomitanza del primo show ufficiale della Stardom. Match quindi più che sufficiente, con una Mayu che si proietta verso il 23 febbraio quando dovrà difendere il suo IWGP Women's Championship contro Mina Shirakawa. Ma di questo parleremo in un prossimo video. Intanto non ci resta che passare a parlare del co-main event di Supreme Fight 2024, un match che è stato valevole per il Wonder of Stardom Championship con Saori Anou pronta a mettere il titolo in palio contro Starlight Kid. Incontro anche questo molto buono, così come tutto il pay-per-view che ci regala da inizio alla fine un buonissimo lottato con Starlight Kid che dà del filo da torcere a Saori Anou e che la mette in difficoltà più e più volte, arrivando addirittura ad applicare la sua patentata mossa di sottomissione che ha permesso al membro di Oedo Tai di guadagnare tante vittorie in passato, ma che in questo caso non le permette di accaparrarsi la White Belt, che dopo una battaglia ardua viene conservata da Saori Anou, che chiude il match con una serie di manovre devastanti che non lasciano spazio di sopravvivenza a SLK. Buona difesa titolata per Saori Anou, che si conferma una certezza in quanto qualità di match. Dopo aver fatto una prestazione super a Dream Kingdom contro Mirai, è stata in grado di ripetersi un mesetto più tardi anche contro Starlight Kid. Permettetemi quindi di ringraziare sia il membro di Cosmic Angel sia il membro di Oedo Tai per il match che ci hanno presentato. Davvero un gran bel match. Il main event però non è stato da meno, anzi Maika e Sayaka Mitani hanno creato un'opera d'arte e non vi nascondo di essere saltato in piedi sul divano per le emozioni in più di un'occasione. Entrambe le lottatrici hanno messo in scena un qualcosa di straordinario e devo ammettere di essere rimasto molto soddisfatto dalla prestazione sia di Maika che di Sayaka Mitani. Il membro di Queen Quest ha venduto cara la pelle e ha fatto sudare le proverbiali 7 camicie alla sua avversaria prima di farsi battere. Ma che invece da canto suo sta diventando una sicurezza nel top della Stardom e si sta pian piano prendendo la federazione sulle spalle. Mi aspetto infatti molto da Nexus V, la sua nuova stable che condivide con Mina Shirakawa. A mio avviso nel 2024 sentiremo molto spesso parlare di questa stable, quindi tenetela d'occhio. Tornando al match di Supreme Fight, c'è davvero poco da aggiungere perché entrambe le lottatrici hanno creato la magia in quel ring e sono contento di questo, in particolar modo per Sayaka Mitani, che spesso e volentieri è stata criticata sul web per il suo stile di lotta definito imperfetto, e sì, è vero, lo è. Però Saya si è messa nelle condizioni giuste, con la giusta avversaria e comunque capace di regalarci bei match. Non posso far altro che ringraziare entrambe le lottatrici per aver dato anima e corpo in questo match, facendosi assistere ad una battaglia che difficilmente vediamo in altre federazioni ben più famose e blasonate. Ecco dunque che ancora una volta quello che sostengo da tempo viene confermato dai fatti. La Stardom è la migliore federazione al mondo, al pari della New Japan Pro Wrestling, ed ecco perché ancora una volta vi invito a seguire queste due straordinarie federazioni se davvero volete vedere del bel wrestling. Un pay-per-view dunque che ci ha fatto divertire e che ci ha lasciato un buon presentimento per il futuro che nelle prossime settimane sarà al centro dell'attenzione di tutti noi fans. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al tempo dei saluti, ma prima vi chiedo cortesemente di lasciare il vostro pensiero su Supreme Fight qua sotto nei commenti. Sono curioso di capire qual è stato per voi il miglior match della Kermesse e se il pay-per-view vi è piaciuto o meno. Inoltre vi ricordo che in descrizione trovate tutti i miei social in modo da rimanere sempre in contatto con me per scambiarci le nostre opinioni, pensieri, pronostici e quant'altro sul mondo Stardom. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like, di condividere il video con tutti e di iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdervi i prossimi contenuti.
Dal vostro amichevole Kirit di quartiere per oggi è tutto. Grazie di essere rimasti in mia compagnia fino alla fine. Alla prossima. Sayonara.